Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Sagittario, tendenze energetiche per amore e passioni di febbraio 2025. Abbiamo la carta della luna, amici del Sagittario. Quando c'è la luna si parla di sentimenti molto intimi, di emozioni anche un po' nascoste. Certe volte è una carta che parla di tristezza piuttosto che di qualche ricordo che potrebbe ritornare dal passato. Vi dirò che per qualcuno potrebbe essere anche una persona che ritorna dal passato. Comunque andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata e ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Ok, allora abbiamo un 5 di spade come energia iniziale e ci sta con la luna, un giudizio, un papa, un re di pentacoli, un 6 di coppe, scusate, un 4 di coppe, abbiamo un 3 di bastoni, un 4 di denari e un 6 di bastoni. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è l'energia più forte del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi, ok? Partendo da questo 5 di spade mi rendo conto che molti sono in una fase di confusione, può essere confusione emotiva, può essere confusione mentale. Diciamo che siete in un livello di energia piuttosto basso. Andiamo a vedere il 5 di spade, perlomeno così è come parte il mese. Opla. Re di coppe, re di spade e 7 di bastoni. Potrebbero esserci due energie, non necessariamente devono essere due energie maschili, ragazzi, solo perché qua abbiamo due re, potrebbero essere due energie come ipotesi, una sorella e il o la partner, un familiare, insomma, o sì, per qualcuno potrebbero essere due pretendenti. Andiamo a vedere il giudizio. Imperatore. E sole. Torno un attimo indietro, questo 5 di spade, ragazzi, potrebbe anche rappresentare come un conflitto interno che voi avete da un punto di vista mentale piuttosto che razionale, cioè è come se la mente dicesse una cosa mentre il cuore sentisse di doverne fare un'altra. Normalmente il 5 di spade sono le lotte egoiche, le lotte dell'ego, diciamo così. Quindi sono quelle lotte mentali che ci trattengono in un circolo vizioso. Qui con la carta del giudizio io ho come la sensazione che mi richiami un po' la luna, cioè potrebbero veramente esserci o delle notizie che arrivano da parte di qualcuno, una persona che voi stimate, una persona con la quale vi sentite al caldo, mi viene da dire.
O potrebbe essere proprio questa persona che ritorna, che in qualche modo si fa sentire, torna magari anche da lontano. Andiamo a vedere il Papa. 7 di Pentacoli. E Regina di Coppe. Il Papa di per sé è una carta che ufficializza. Ehm, Adesso in realtà ho due possibili letture, ma ve lo dico poi dopo, quando il quadro è un po' più chiaro. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. 4 di spade e 10 di coppe. Qui ragazzi, o diciamo che questo è un conflitto interno, piuttosto che tra due persone, anche se, ripeto, ognuno ha una realtà diversa, quindi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Però qui ho la sensazione che o qualcuno ritorna dal passato con, diciamo, delle intenzioni, per qualcun altro io ho come l'idea che ci possa essere come una lieta novella. Vi dico, per qualcuno si tratta di figli, non è detto che siano i vostri, potrebbero essere di questa persona che si fa viva dopo tanto tempo e vi dice, sai, sono diventato papà, sono diventata mamma. Oppure, adesso poi vedremo tutti i vari casi, diciamo che si può aprire un tema di figli se foste in coppia. Andiamo a vedere questo 4 di coppe. Quattro di pentacoli e mago. Voglio un'altra carta per questo mago. Ah, regina di denari. Diciamo che la parte femminile, in questo senso, e qui parlo proprio della donna, io ho come la sensazione che se voi siete le persone che guardate, siete voi le donne, è come se per qualcuno non ci fosse tanto la sicurezza, e da lì mi spiego questo 5 di spade, di voler costruire o una famiglia o qualcosa con questa persona, e questa persona può essere qualcuno che già frequentate o qualcuno che ritorna dal passato, come ci dice il giudizio e la luna. C'è anche un qualche legame in mezzo, potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere, cioè, come se questa persona tornasse e vi dicesse no, sì, sì o no. Possiamo costruire qualcosa, sono pronto o pronta per costruire una famiglia, per sposarci, per, mi viene da dire, gridare al mondo il nostro amore. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. 4 di coppe e asso di coppe. Il 4 di coppe ce l'avevate già qui, eh? Qui, ragazzi, è che manca una visione al futuro. Cioè, è come se fino ad adesso non aveste preso in considerazione qualche cosa e fosse ora di farlo. Può essere il discorso figli, può essere il discorso legarsi, sposarsi con qualcun altro, può essere il discorso di andare a convivere, può essere il tema di, ok, l'ho sempre solo presa come un gioco, la nostra relazione, invece adesso, insomma, com'è? Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, una cosa di questo genere. Ehm, tipo che adesso è come se fosse ora di prendere una decisione.
Potrebbe anche avere a che fare con, ok, decido di festeggiare San Valentino con questa persona, perché ho proprio sentito San Valentino, e farmi vedere in giro con questa persona, piuttosto che il giorno di San Valentino dichiararsi all'altro. Andiamo a vedere il 4 di denari. Devo dire che avete il 4 di denari qui, il 4 di denari qui, il 4 di coppe, 4 di coppe, l'imperatore un 4, 4 di spade, tanti 4, eh? Regina di bastoni e re di bastoni. Guardate, ho come la sensazione che le cose cambieranno. Adesso andiamo a vedere un attimo il 6 di bastoni. Carro e asso di denari, ragazzi. Sì, c'è come una sferzata di energia verso, diciamo, la seconda, scusate, la terza, quarta settimana del mese, verso fine mese possiamo, poi dipende, se siete nati nella terza decade potrebbe anche sentirsi a marzo questo movimento. Spiego sempre tutto nella guida, trovate il link sotto nella descrizione. Però devo dire che c'è come un cambio, un nuovo inizio, una nuova strada da percorrere. Allora, partiamo dai single. Qui sento che effettivamente se non avete proprio nessuno in testa, potrebbero esserci come due conoscenze all'inizio del mese. Io ho l'idea che molte persone abbiano già qualcuno in testa. Non so se siete corrisposti o no, però diciamo che ci potrebbe essere a parte questa persona che avete in testa, ci potrebbe essere del movimento e sì, questo ritorno dal passato. Sento molto forte che qualcuno potrebbe farsi sentire, qualcuno potrebbe ritornare con delle novità, è come se non ho la garanzia, ragazzi, che voglia costruire qualche cosa proprio con voi, anche se vi devo dire più sì che no, ehm, però sì che ha voglia di costruire, ok? Poi può anche essere che questa persona sia single, ipotesi, e che insomma, rivedendovi possa nascere qualcosa. Il cuore devo dire che è aperto, di questa persona. Siete forse un po' voi che siete più nel 5 di spade, nell'insicurezza, nel dubbio, nelle domande, nelle lotte interne. Devo dire che comunque sentirete con questa persona che non so se in effetti avete mai preso in considerazione fino ad adesso, però con questa persona devo dire che sentirete come la voglia di progettare, il cuore che si apre, questo sentimento pulito, puro, un'energia. Guardate, qua c'è un asso di coppe, è una coppa che trabocca di emozioni e di sentimenti. Ok, normalmente è la carta che parla di innamoramento. Quindi ragazzi, secondo me qui la conoscenza o il rivedere questa persona, la conoscenza nel senso che magari era una persona che conoscevate di vista e potrebbe diventare qualcosa di più profondo. Potrebbe veramente, vi dico, è una persona alla quale fare riferimento è un punto saldo, è una persona che sa come aiutarvi per navigare la vita e questo è come se creasse una sorta di attrazione, di calamita tra di voi. Io sento che questa sarà una forte parte attrattiva di questa persona.
Devo dire che con il carro e l'asso di denari che spiegano questo 6 di bastoni c'è la possibilità di un nuovo inizio. Ci potrebbe anche essere un viaggio, diciamo, in programmazione. Non vedo tanto un trasferimento, però più un viaggio, sento che potrebbe essere un viaggio di lavoro, un viaggio fatto per conoscersi, oppure non lo so, uno dei due ha un'azienda, deve andare in X posto per visitare un fornitore e voi l'accompagnate, per esempio. Quindi ho come l'idea, sì, che ci sia, se non è un viaggio fisico, può essere un viaggio di tipo, che tipo di strada vogliamo percorrere insieme. È più un lavoro sul identificare un potenziale in comune. Per chi è in una relazione, ragazzi. Allora, qui devo dire che le energie partono un po' così con questa luna e questo 5 di spade, però anche per voi sento che potrebbe arrivare una persona dal passato. Non dico che nascerà qualche cosa con questa persona, però sì che effettivamente il rivederla, il frequentarla, parlare con lui o con lei potrebbe aprirvi un attimino gli occhi sul tipo di vita che state vivendo in coppia, in relazione. Tenete presente che la luna è anche una carta che parla di proiezioni e qui abbiamo un 4 di coppe che mi parla di quello che non si vede. Quindi probabilmente questo conflitto magari è dovuto al fatto che vedete solo una parte della realtà e frequentando questa nuova persona che arriva iniziasse qui a vedere le cose da un altro punto di vista, no? C'è come un senso di famiglia che potreste riconoscere, secondo me. Vi dico, qui sento che si darà come una nuova direzione alla relazione. Ehm, Potrebbe essere interessante organizzare un viaggio, organizzare un'avventura, organizzare un corso, un percorso. Ehm, Magari non è da fare in questo mese, cioè nel senso, magari è da fare più in là. Mi dicono luglio, giugno-luglio. Comunque sento che è come se potrebbe anche essere per qualcuno di voi che ci sia, in coppia intendo, che ci sia come un tema che vi portate dietro dal passato che crea ancora questo conflitto e che potrebbe essere finalmente risolto. Se siete in coppia da tanto tempo, devo dire che potrebbe essere il tema figli, come vi ho già accennato prima, ed è come il semplicemente affrontare il discorso. Questo non vuol dire che affrontando il discorso si giunga a una conclusione, ma si affronta il discorso per conoscere meglio il punto di vista dell'altro. E questo è quello che rafforzerà la coppia e la relazione e vi dirò che vi darà una tale spinta in camera da letto che ne verrà, insomma, ci sarà da divertirsi. E questo veramente darà come una nuova spinta alla relazione. Per chi è? Ah, scusatemi, se non fosse il discorso figli, perché magari non avete più l'età, perché ne avete già, ehm, si può parlare di un progetto, ok? Adesso adattate la realtà alla vostra realtà. Per chi invece avesse una relazione più o meno, diciamo indefinita, ecco, sento che c'è come la possibilità di chiarire, mettere ordine. Potrebbe essere in quella discussione che c'è stata, potrebbe essere il comprendere, il capire, l'essere compassionevole verso se stessi e verso gli altri per quel tipo di reazione che magari si è avuto in quel momento. Insomma, c'è come la possibilità di poter parlare di un qualche cosa che è successo nel passato e questo possa migliorare la relazione. Questo non vuol dire aggredirsi, però confrontarsi.
lasciando il tempo all'altro di spiegarsi e lasciando che l'altro dia il tempo a voi di spiegarvi. Credo che qui qualche cosa potrebbe cambiare, si potrebbe andare tipo al passo successivo. Non credo che sia arrivato già il momento di ufficializzare la relazione o di gridare alle 420 ho vinto o ce l'ho fatta o insomma, non gridate vittoria, è ancora troppo presto, però sì che questo tipo di chiarimento è come se mettesse un nuovo seme per iniziare una relazione di un certo tipo, una relazione che può dare effettivamente dei frutti. Vi dico, per molte persone c'è come un cambio di direzione con il carro alla fine della lettura per un nuovo inizio, considerato questo asso di denari. Beh, diciamo che considerato come iniziava il mese, si finisce molto meglio, ragazzi. Andiamo a vedere un paio di oracoli. Questo qua si è fermato così. Ho già visto qual è, magari anche voi. Ho guardato l'orologio, era 21:12 quando ho guardato che carta era. Per non lasciare questa, va bene, la lascio. Però ne tiro un'altra. Ok, allora questa carta parla di chiarezza. Mi colpisce perché qui abbiamo la spada e si inizia con un 5 di spade e poi c'è anche il re. Parla di verità, di rivelazioni. Sapete che l'asso di spade è la verità che viene a galla, no? Ehm, Di potere e di protezione. Sì, io qui credo che intenda come se la parola desse la possibilità di ammorbidire, perché qui comunque c'è una rosa, ok? Il tagliare fa fiorire, normalmente quando si tagliano le piante diventano più robuste, no? Quindi quando si tolgono certi temi magari che sono rimasti a galla, si rinforza la relazione. E poi qui abbiamo la carta delle anime gemelle, quella che mi era rimasta incastrata. Parla di yin yang, quindi potere maschile e potere femminile, anzi, più che potere, polarità negativa e polarità positiva, di unione, parla di dualità, di bilanciamento, di accoppiamento e di completamento l'uno all'altro. Wow, ma che belle carte che vi sono venute, anche la lettura, non è male, anche la lettura. Andiamo a vedere l'I Ching, che cosa vi dicono. Tre ne abbiamo. Il fallimento, la limitazione e la solitudine, completamente contrastanti per adesso, per quello che riguarda la lettura, ma andiamo a vedere sul libro, ragazzi, come vengono tradotte. Sapete che io ho comprato il libro in un momento diverso rispetto ai tarocchi e sul libro ci sono come delle traduzioni diverse della carta. Allora, la carta numero 47 viene tradotta come le avversità. Ok, qua è più fatalista, mi viene da dire. Andiamo a vedere come è la spiegazione. Ci sarà un periodo sfavorevole in cui sì, saremo assillati dalle preoccupazioni e dalle amarezze. È inevitabile, perché l'uomo non può cambiare il destino e l'oroscopo non può far altro che indicarglielo. Ma è sempre possibile uscire dall'assillo. Per la serie non è quello che ci capita, ma è come affrontiamo quello che ci capita. Quando un uomo forte è angustiato, rimane tranquillo e sereno, e questa sua serenità costituisce la garanzia del riscatto. Non ci si lasci abbattere, quindi, e non si commetta nulla di men che dignitoso. Anche se in primo tempo saremo misconosciuti o calunniati, alla fine otterremo un poco di fortuna e con essa sollievo. Naturalmente bisogna irrigidirsi, rimanere fedeli a se stessi in una durezza persino spietata. E qui mi spiego il re di spade. Andiamo con la carta numero 60,
che sul libro viene tradotta come il delimitare. La riuscita di ciò che si desidera non dovrebbe essere difficile se si è capaci di imporsi, quando è necessario, un limite. Anche il 7 di bastoni mi ricorda come il difendere i propri spazi. Il controllo, no scusate, in tutto, nelle spese come nelle parole, nei sentimenti come nei gesti, il controllo del limite. Il controllo e l'autodisciplina sono più che mai necessari, ma presso gli uomini dignitosi e coscienti è proprio, anzi è esclusivo dell'uomo sapersi dire no coscientemente. Perché rinunciare a questa ineguagliabile forza? Sono proprio i loro limiti precisi che definiscono e stabiliscono la loro personalità, che li fanno uscire con una propria fisionomia dalla massa amorfa dell'umanità. È come il delimitare la propria personalità. Non è vero che l'indipendenza da ogni morale crei il vero uomo, anzi è vero il contrario. Tanto più un uomo sa dominarsi, tanto più è nobile e forte. Qui intende che più una persona è in grado di controllare le proprie emozioni, più è forte. Perché? Perché non reagisce di impulso. Ok? Andiamo con la carta numero 59, la carta della solitudine, che qui viene tradotta come il dissolversi. E qua dice: per riuscire bisogna dissolvere l'egoismo che ci divide dagli altri uomini e ci isola in una cupa amarezza. Occorre a questo scopo la fede, che per chi non è religioso si traduce egualmente in obbedienza a leggi di bontà, di solidarietà e di fiducia umana. Un altro mezzo è la cooperazione, l'aiuto reciproco nelle fatiche quotidiane, nella lotta di tutti i giorni, che se condotto in comunione con altri porta sempre ai migliori risultati. Allora cadono le barriere che dividono gli uomini, i loro interessi contrastanti divengono comuni, i loro sforzi isolati divengono collettivi. La solitudine del loro cammino è alleviata dalla solidarietà e dalla bontà. Il freddo egoismo fa irrigidire ciascuno nella sua posizione, in una cruda indifferenza verso gli altri. Se interviene un soffio di umanità, un caldo senso di solidarietà, l'egoismo si scioglie e gli uomini si riuniscono e si ritrovano fratelli. Bellissimo messaggio, amici del Sagittario. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, io poi vi spiego come funziona il tema delle credenze limitanti, oppure potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto le credenze limitanti, ma le tratto comunque in modo generico, perché non avendo rapporto tu per tu non si può fare un lavoro specifico cucito sulla persona, però comunque lì ne parlo. Inoltre in quella sezione lì parlo anche di come elaborare certi traumi, di metafisica, quindi dei chakra, di come funzionano, di come riequilibrarli, insomma. Se vi interessa accrescere la vostra conoscenza, date un'occhiata ai titoli dei video, sono le playlist con le copertine lilla, vi basta entrare e lì vedete tutto. Potete abbonarvi e disabbonarvi in qualsiasi momento. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!